Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto e oggi vi parlerò di qualche mia esperienza che ho avuto con il mondo del metadetecting. In particolare dovete sapere che circa 2 anni fa ho acquistato un metadetector molto costoso, si chiama SDC 2300 della marca MineLab ed è questo che potete vedere in figura. È un metadetector molto costoso, viene circa 4.000 euro al listino. Io comunque l'ho comprato a un prezzo molto minore in quanto era già usato. Comunque si parla di circa una trentina di grammi d'oro per rientrare nella spesa. Ne ho già trovati circa la metà, ma vediamo come ho fatto. Spesso in televisione o su YouTube avete visto voi stessi altri cercatori d'oro, soprattutto in Australia, intenti a fare ricerca con strumenti molto sofisticati, i quali sono semplicemente dei cercametalli che possono darvi un segnale nel momento in cui la piastra passerà sopra un target aurifero, quale può essere ad esempio una pepita, un granulo d'oro di grandi dimensioni e peso. Stiamo parlando di oggetti che tendenzialmente sono sotto il peso di 1 grammo in Italia, sopra 1 grammo sono pepite già comunque di un certo fascino e sono dei ritrovamenti, si possono dire, eccezionali. Questo comunque è correlato al fiume in cui farete ricerca. Sono comunque stati 3 i principali problemi con cui ho avuto a che fare con questa disciplina finora. Il primo è stato senza dubbio la disponibilità dell'oro nella località di ricerca. Dovete sapere che non tutti i fiumi nel nord Italia presentano oro grande e grossolano, tale per cui il metadetector può facilmente sentirlo. È molto importante tener conto del rio in cui voi state facendo ricerca, della località, se c'è una storia correlata a quel rio, se ci sono state delle miniere d'oro a monte, che cosa hanno trovato, la storia magari di ritrovamenti recenti piuttosto che passati, di pepite di grandi dimensioni. Dovete mettervi nella condizione che questo strumento possa sentire quelle pepite d'oro, ma queste pepite d'oro devono essere presenti all'interno del fiume. Di solito non le troverete nella sabbia o nella ghiaia, bensì le troverete intrappolate nelle fessure rocciose del bedrock. Non per nulla, nel mio caso specifico, io faccio ricerca principalmente lungo i fiumi di montagna, rii molto incassati, e di conseguenza ci sono delle fessure dove il metallo prezioso, cioè l'oro, insieme ad altri rifiuti metallici come può essere ad esempio il piombo, si è andato a intrappolare nel corso del tempo. Queste fessure sono estese ma tendenzialmente non molto profonde, ci sono comunque eccezioni. La piastra tendenzialmente sente dei target, cioè dei oggetti profondi solo dai 5 ai 15 cm, quindi capite che fessure molto profonde non riuscirò ad arrivare fino alla fine con la piastra. Inoltre dovete ben pensare che il pepite d'oro raramente troverete a vista con il metadetector. Di solito le sabbie che andrete a coltivare saranno sabbie umide e quindi di conseguenza il metadetector ha un ruolo di segugio, cioè andrà a individuare le fessure più ricche in minerali pesanti, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti in genere, quali possono essere pezzi di ferro, chiodini, tendenzialmente piombini. Per fortuna il ferro ha un rumore molto diverso rispetto a quello dell'oro, ma non si può dire lo stesso per il piombo. Ammetto che passo la maggior parte del tempo a scavare rifiuti metallici, però dovete anche sapere che spesso in queste fessure ricche di rifiuti c'è anche dell'oro e quindi in questo caso metadetector è un ottimo strumento per capire nell'arco della giornata, tra poniamo 50 fessure diverse, quali conviene approfondire la ricerca. Ciò non vuol dire che nelle altre fessure non ci sia oro, ma semplicemente in quelle che andrò a eseguire la coltivazione, cioè estrarre i sedimenti, ci sarà una maggiore possibilità di ritrovamenti importanti, anche se non c'è mai certezza in quel settore. Un'altra cosa da tenere in considerazione è di mettervi nelle condizioni non solo dal punto di vista ambientale di trovare dell'oro, ma anche dal punto di vista strumentale. Usate sempre le cuffie, l'oro è molto piccolo, avrà un suono molto flebile lo strumento, con le cuffie sarete più capaci di sentirlo. Inoltre è fondamentale che il rumore di soglia, nel caso in cui il vostro detector ce l'abbia, sia impostato e sia attivato. È semplicemente un rumore di fondo, talvolta molto fastidioso, ve lo sognerete di notte e non sto scherzando, in cui vi imbatterete in un target, un'anomalia molto forte rispetto al rumore di fondo. Le pepite più piccole avranno un'anomalia invece molto piccola, ma ci sarà sempre un'anomalia. Quindi evitate di mettervi nelle condizioni in cui il detector sia muto dal punto di vista del rumore, del suono, e suoni solamente nel momento in cui vi imbattiate in qualcosa. In questo caso perderete in sensibilità, in sostanza non sentirete i target più piccoli. Ogni detector sotto un certo peso non riesce a ritrovare le pagliuzze. Cosa significa? Nel mio caso sotto a 1/10 di grammo il mio detector fa molto fatica a detectare l'oggetto. Ci sono fiumi auriferi molto ricchi in oro, quelli possono essere l'Orco, piuttosto che l'Elvo, il Ticino,
e ci sono all'interno delle pagliuzze anche di un grande diametro. Questi sono facilmente detectabili con questi strumenti, ma in questi casi, capite anche voi, vi viene contro l'inquinamento del fiume. Eh sì, perché dovete sapere che i fiumi del nord Italia sono molto ricchi, soprattutto di rifiuti metallici di diverso genere. Nel nostro caso è molto importante che il fiume sia il meno inquinato possibile dai rifiuti, in maniera tale che non perdiate tempo, come purtroppo faccio io di solito, a scavare rifiuti metallici. È comunque una cosa positiva nel caso in cui avete a che fare con delle fessure, in quanto la fessura, avendo arricchito minerali pesanti e materiali pesanti, potrebbe anche contenere dell'oro, come ho già detto. Spesso mi sono trovato in una situazione di utilizzare il mio metal detector come fosse uno spazzino, cioè le fessure che ho già coltivato precedentemente, ho già sfruttato la tecnica del crevicing, cioè con un palanchino ho rimosso i frammenti rocciosi, li ho lavati all'interno di un secchiello e di conseguenza tutto il sedimento intrappolato l'ho lavato al piatto alla ricerca delle pepite o delle pagliuzze d'oro. Ecco, questa è una tecnica molto utile in questo contesto. Trovatevi sempre un piatto e soprattutto un palanchino, perché vi troverete in una situazione spesso, come nel mio caso sui rini di montagna, a dover forzare queste fessure per arrivare al contenuto. Non tutti gli strumenti sono uguali, ognuno ha le sue caratteristiche, ci sono dei pro e dei contro, soprattutto nel caso in cui questi riguardino il costo. Il mio metal detector è molto costoso, ha delle qualità interessanti, è molto sensibile, ignora le rocce mineralizzate, cioè quelle rocce più ricche di minerali magnetici pesanti, nel caso in cui invece i detector meno costosi non le ignorerebbero. Io non riesco a discernere il metallo. Cosa significa? Significa che semplicemente nel caso in cui sentissi un chiodo non ho un'impostazione che annulli quel suono. Per fortuna ha un suono leggermente diverso orecchio, quindi con un po' di esperienza si riesce a limitare di scavare tutti i target ferrosi all'interno di un fiume. Capite anche voi quanto sia importante che il fiume non sia inquinato da ferro. Dovete voi decidere se utilizzare il metal detector o se utilizzare altre tecniche in base alla zona di ricerca. Concludendo questa breve carrellata delle mie esperienze, che andrò senza dubbio a approfondire nei prossimi video della serie sul mio canale, vi lascio dicendo che non esiste uno strumento perfetto in questa disciplina chiamata meta detecting. Però secondo me l'utilizzo di metal detector in Italia al momento attuale è molto interessante, è uno strumento utile in alcuni contesti, però vi potrebbe dare ottime soddisfazioni come è stato nel mio caso. È fondamentale che abbiniate questa tecnica chiamata metal detecting anche ad altre, come ad esempio il penning in cui utilizzate il piatto, piuttosto che il crevicing, cioè lo sfruttamento delle fessure. Dovete essere consci di cosa fate e sempre utilizzare la tecnica più performante in quel contesto adatto. Preparatevi emotivamente a scavare tantissima immondizia metallica. Per ulteriori approfondimenti vi rimando ai miei libri, oltre che al libro del caro amico Luca Calabrese, LucaKiss70 su YouTube, Trovare oro col metal detector. Tutti i link li trovate sotto nei commenti. Vi consiglio di iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanella per rimanere aggiornati su ulteriori sviluppi. Io sono Matteo Berto e auguro una buona ricerca a tutti.